Io spero veramente tanto di essere a fuoco perché non ne sono affatto sicura. Un saluto verde a tutti. Parlerò un po' malino perché ho il dente del giudizio che ha deciso di rovinarmi la vita perché già non avevo abbastanza cose da fare, devo toglierlo. Quindi alcune volte pasticcerò le parole, ma dato che lo faccio già di solito non sentirete la differenza. Sono tornata una settimana fa, esatta, più o meno. Ho pensato di fare un video dove rispondo alle vostre domande perché tanti di voi durante questa esperienza mi hanno scritto sulla pagina Facebook, sotto i video di YouTube e mi hanno chiesto informazioni riguardo al viaggio, ai costi, a come me la sono cavata là, che cosa ho imparato, e quindi ho pensato che sarebbe stato molto carino fare un video dove rispondevo a queste domande, quindi eccolo qui. Se aveste altre domande da farmi o che non vi sono venute in mente prima o che non avete visto da nessuna parte quindi volete farle voi, le scrivete qui sotto e io poi, se ce ne sono abbastanza, faccio un altro video, se no vi rispondo qui sotto tranquilli o sulla pagina Facebook. Insomma, decidete voi, pagina Facebook Apple Let's. Iniziamo con le domande sotto la pagina di Facebook, perché quando ho fatto il video con Nicolò, non so se l'avete visto questo qui sulle vacanze studio, ho chiesto se ci fossero domande a cui volevate che rispondessi e mi sono arrivate 2 domande con cui vorrei iniziare. Allora, la prima è la migliore, credo. Giulio Pisapia mi chiede: è più alta Leti o la grande muraglia cinese? Devo dire, in realtà io, però per diritto di anzianità, largo i vecchi e bla bla bla, le lascio al primo posto. Giada Senesi mi chiede: durante questa esperienza hai trovato difficoltà all'inizio? Se sì, come le hai superate? Ho trovato difficoltà con la lingua principalmente perché nessuno parlava inglese, soprattutto nel mio campus, che era un campus comunque di studenti internazionali. Mi aspettavo che parlassero tutti inglese, invece no. C'era forse una ragazza al bancone del mio dormitorio che mi ha aiutato e mi ha parlato in inglese, parlato. Nei primi giorni ho dovuto sempre portarmi dietro magari amici più bravi o comunque cercare di comunicare metà in cinese e metà in inglese perché non riuscivo a sostenere una conversazione interamente in cinese. Sono stata contenta di aver notato dall'inizio del viaggio alla fine il miglioramento netto, perché poi alla fine invece riuscivo a sostenere da sola una conversazione di questo tipo e quindi sono stata molto felice. Cosa ti ha colpito della Cina tra cose belle e cose brutte? Allora, cose belle sicuramente il fatto che i pechinesi siano molto carini e molto amichevoli, nel senso, so di persone che non si sono trovate bene uguale. Io ho avuto la fortuna di incontrare tutte persone molto gentili, vecchiette che si fermavano in metro a parlare con me, le mie amiche, perché avevamo questa bellissima pelle bianca e quindi si sentivano in dovere di dircelo e di farci complimenti. Oppure, per esempio, dovevo cancellare la SIM del telefono cinese perché l'avevo comprata per un mese e tutti i server del negozio erano giù, solo che io non capivo perché la gente non andava avanti, nessuno lo diceva, e questo cinese emigrato in Canada, quindi che poteva parlare sia cinese che inglese, è venuto lì, mi ha chiesto: ma hai capito più o meno la situazione? E da lì si è offerto di farmi da tramite con il ragazzo del negozio per cercare di risolvere questo problema con la mia SIM, nonostante i server fossero bloccati, e l'ha fatto così a gratis, perché ha detto che comunque sapeva cosa voleva dire essere uno straniero in un paese comunque dove si parla una lingua completamente diversa dalla tua, e quindi ha voluto aiutarmi e io tipo ci sono rimasta benissimo, è stato veramente tanto gentile, quindi la cosa bella è stata questa. La cosa più brutta forse è stata, non lo so, in realtà non ci sono state cose brutte, però devo dire che mi ha colpito negativamente la massiccia presenza della polizia in giro, che da una parte, oddio, per una che vive a Milano, che è abituata a sapere che non deve andare in giro da sola da una certa ora in poi perché sennò finisce male, andare in giro magari solo ragazze alle 11, mezzanotte di sera senza nessun problema era meraviglioso, perché sapevi che c'erano comunque poliziotti ovunque pronti ad intervenire in caso di problemi. Però è veramente troppi controlli, troppo, non so, il clima è veramente molto teso, non lo so, io l'ho avvertito teso, la censura, il fatto che comunque molti cinesi non possano spesso parlare delle cose che succedono lì, quindi non lo so, non voglio sfociare sul lato politico, però mi ha colpito negativamente questa cosa. Tutto qui. Rispondo a Veronica Biancacci e a Onedamia Sansone, che mi hanno scritto sotto i video di Pechino più o meno quanto ho pagato, come ho fatto e con che agenzia sono andata. Allora, io non sono andata con un'agenzia, mi sono rivolta alla mia università, che è la Cattolica di Milano, che gestisce questi appunto scambi all'estero, questi viaggi all'estero di istruzione, cose del genere, quindi ho lasciato tutto in mano a loro, ho compilato i documenti, ho fatto il visto, gli ho lasciato tutte le cose, i soldi eccetera eccetera, e loro si sono occupati di tutto, di prenotarmi le 5 settimane in dormitorio, mi hanno
hanno fatto arrivare la lettera di invito, che è importantissima per ottenere il visto appunto e poi andare là, e io ho soltanto comprato il biglietto aereo per conto mio, non mi sono rivolta a nessuna agenzia, l'ho comprato su internet, ho incontrato bene, thumbs up. Però so di persone che si sono rivolte proprio ad agenzie per comprare il pacchetto completo e so che i prezzi più o meno si aggiravano sempre sui 2000 euro. Io sono stata fortunata, non ho pagato granché, cioè 1500 euro per 5 settimane di residenza, corso e volo, devo dire che mi sembrava una buona offerta. Provate a chiedere magari alla vostra università se fate lingue o a rivolgervi all'Istituto Confucio, che dovrebbe essere il tramite del Ministero dell'Istruzione cinese in Italia. Non ne sono sicura, non vorrei dire una cavolata, però credo che sia così. Quindi provate magari a guardare sul sito se potete chiedere direttamente a loro. Poi Giorgia Massimi è stata molto carina, che mi ha scritto che ha fatto delle riprese meravigliose, non è vero, però ti ringrazio. Mi ha scritto che a luglio anche lei andrà a Pechino per un mese alla BLCU e quindi voleva sapere un pochino dell'università in generale, quindi informazioni sul campus, mensa, come si svolgono le lezioni, consigli su cosa visitare. Allora, innanzitutto ciao e ti divertirai tantissimo, io già lo so. Allora, informazioni sul campus. Appena arrivi, la cosa più importante da fare è prendere la residenza, quindi tu vai al dormitorio che ti viene assegnato a seconda dell'ente a cui ti sei rivolta, ti registri, prendi la camera, dopodiché vai al building internazionale che dovrebbe essere tipo il classroom building number 3, il 3, sì, il 3, se non lo cambieranno nel frattempo, e ti registri come studente della BSU, quindi ti daranno questo student ID che ti durerà per un mese, la card della mensa che sarà ricaricabile e tutte le informazioni sui corsi e robe del genere, niente, e poi da lì sei ufficialmente studente, quindi puoi fare quello che vuoi. La mensa era tipo il mio posto preferito perché sono 5 piani dove tu puoi mangiare ad ogni piano e sapete quanto mi piace mangiare. Il terzo era quello che mi piaceva di più, io non vorrei fare propaganda, però il terzo obiettivamente è il migliore, e con 1,50 euro, 2 euro ti fai un pasto completo, anche di meno, nel senso dipende da quanto mangi, io mangiavo un po' e quindi 1,50 euro, 2 euro e ti fai un pranzo completo. Poi c'è la caffetteria al quarto piano che è anche un bel posto per studiare e al quinto c'è un ristorante enorme in cui non sono mai andata, quindi se vai fammi sapere com'è. E fondamentalmente la mensa è questa, cioè entri e ti rendi conto di che posto meraviglioso è, quindi non posso dirti tutto io, se no ti rovino una sorpresa. Come si svolgono le lezioni? Dipende dal corso che tu hai scelto. Se fai il corso intensivo sono 6 ore al giorno per 5 giorni, se fai il corso normale come ho fatto io sono 4 ore al giorno per 5 giorni e sono tutte completamente in cinese. All'inizio ti faranno un test di collocamento per verificare in che livello sei, però non è assolutamente limitante, nel senso se loro pensano che tu sia adatta per un livello B2 mentre in realtà sei più brava o magari sei a un livello un po' più basso e preferisci consolidare le tue basi, il primo giorno di lezione ti verrà dato un fogliettino con su scritto se vuoi cambiare aula, quindi dovrai solo compilarlo, darlo all'insegnante del livello in cui andrai e niente, sperare che quello sia il livello giusto. Dato che credo che stia durando anche già troppo, io penso che il video finirà qui. Se avete altre domande vi prego di farmele qui sotto così che io possa rispondervi e chiarire le vostre curiosità. E niente, vi ringrazio di essermi stati vicini in questa esperienza perché è stato molto bello leggere i vostri commenti sotto al video o il vostro sostegno sotto i post della pagina. Io personalmente l'ho trovata un'esperienza bellissima e la consiglierei veramente a tutte le persone che stanno imparando il cinese e che vorrebbero applicarlo nella vita reale, perché alla fine è per quello che studio una lingua, quindi andare là mi ha aiutato veramente tanto sia dal punto di vista proprio umano che dal punto di vista linguistico, quindi io vi consiglio davvero di andare, non fatevi fermare, e questo lo dico perché ho letto dei commenti sotto il video di Nicolò, dall'età o dal pensiero che magari non sia una cosa per voi. Vi dico, se siete le persone con spirito di adattamento molto basso, magari potrebbe non essere il posto per voi, ma se avete voglia di mettervi in gioco, di conoscere tante altre persone da tante altre parti del mondo e migliorare il vostro cinese, è un'esperienza che vi consiglio assolutamente. Io avevo amici che praticamente avevano superato i 40 e si divertivano da matti e non avresti mai detto che avevano 40 anni perché sembravano dei ragazzini, quindi veramente non date per scontato nulla e se volete andare, andateci e fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi mando un saluto grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!